Vivians, oggi ci avventureremo ancora una volta nel pazzo medioevo. E cos'è essenziale conoscere per comprendere a fondo la società medievale? L'organizzazione familiare. La famiglia infatti costituiva la cellula fondamentale della società. Era come un super collante sociale che teneva insieme tutto. Tutti i rapporti si fondavano sul modello familiare, che si manifestava nei legami tra feudatario e vassallo, così come tra artigiano e apprendista. L'intera vita medievale può essere interpretata attraverso la struttura delle famiglie che vi hanno vissuto. Nel Medioevo prendersi cura della famiglia e della casa era un processo lungo e spesso faticoso che spettava alla donna. Oggi invece possiamo semplificarci la vita e rivoluzionare il nostro modo di fare acquisti grazie a Temu, lo sponsor di questo video. Se non lo sapete, Temu è un'applicazione per lo shopping online con prezzi super competitivi. I prodotti costano veramente pochissimo e ce n'è per tutti i gusti: trucco, bellezza, decorazioni per la casa, elettronica, articoli per la cura di animali domestici e molto altro. Ora Temu sta proponendo enormi saldi per il Black Friday in tutto il sito. Vai subito su temu.com e troverai offerte fino al 90% di sconto. Ma aspetta, perché c'è di più. Cliccando sul link in descrizione o usando il mio codice otterrai un pacchetto di buoni da 100 euro. In descrizione trovi anche dei prodotti selezionati che puoi acquistare al 90% di sconto, cliccandoci sopra o usando il mio codice, come ad esempio questo umidificatore che puoi avere a soli 2 euro con il mio link esclusivo. Ci sono tante altre cose interessanti su Temu e a prezzi che sono generalmente la metà di quelli di altri siti di shopping. Oltretutto Temu offre la spedizione gratuita e il reso gratuito entro 90 giorni su tutti gli ordini. Dai un'occhiata a Temu o scarica subito l'app e non dimenticare di utilizzare il mio codice per un pacchetto di buoni da 100 euro. E ora torniamo alla famiglia nel Medioevo. Non pensate alle famiglie medievali come alle nostre, in cui ci sono una mamma, un papà e 1 o 2 bambini. Erano invece piccole comunità, composte da molti più individui: il capofamiglia, la moglie, i figli, a volte anche quelli illegittimi, i servitori e gli schiavi. Coabitavano tutti sotto lo stesso tetto e tra di loro potevano esserci legami di parentela, religiosi o legali. Durante il Medioevo la famiglia divenne il fondamento delle relazioni umane e preservava molti aspetti ereditati dall'antica Roma, arricchiti dalle tradizioni germaniche, oltre a essere gradualmente modellata dall'influenza del cristianesimo. Per darvi un'idea di cosa rappresentasse la famiglia nel Medioevo, pensate che il prestigio di una regione era basato sulla quantità dei nuclei familiari, piuttosto che sulla dimensione complessiva della popolazione. Nelle normative e nelle consuetudini dell'epoca, ogni regolamento mirava a preservare il benessere della famiglia o l'interesse della casata. Per la mia famiglia farei di tutto. Farei cose per la mia famiglia che tu non immagini. E talvolta si estendeva anche a una cerchia più ampia, comprendendo il bene del gruppo o della corporazione, che non era altro che una famiglia di dimensioni maggiori. I grandi baroni, che erano al vertice dell'ordinamento feudale e da cui dipendevano i feudatari minori, erano anzitutto dei padri di famiglia, che raccoglievano intorno a sé tutti coloro che per nascita facevano parte del patrimonio feudale, e le loro contese erano principalmente lotte familiari. E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Andiamo ora a conoscere i ruoli all'interno della famiglia medievale. Il padre. La struttura familiare nel Medioevo era essenzialmente patriarcale. Il padre era il capofamiglia e guidava i suoi membri secondo una rigida disciplina, con lo scopo di proteggere e sostentare i figli, ma che poteva anche manifestarsi attraverso restrizioni e punizioni. Nel Medioevo il padre era l'autorità suprema e aveva controllo su tutta la famiglia, che cresceva e si espandeva intorno a lui. Per i ragazzi questa autorità durava fino a quando diventavano abbastanza grandi e saggi o prendevano la via dell'indipendenza abbandonando il tetto paterno. Per la ragazza invece il controllo durava fino al giorno del matrimonio,
quando la guida passava dalle mani del padre a quelle del coniuge. Il padre aveva il potere di decidere con chi e quando le sue figlie si sarebbero sposate o se avrebbero intrapreso invece una carriera diversa, come ad esempio diventare suore o cameriere, in base alla situazione economica. Anche la scelta della professione per i figli maschi era una decisione presa dal padre. Come capita anche oggi, gli uomini d'affari erano spesso in viaggio e in quei momenti era la madre a prendere in mano la situazione in casa, a volte cercando di rendere un po' meno rigide le regole paterne. Oggi figliola puoi contare con le dita senza che tuo padre ti accusi di stregoneria. La madre, una piccola ma complessa comunità come la famiglia medievale, necessitava di una buona direzione, compito che spettava alla moglie. Lei, come un coreografo, ordinava i ritmi e le attività di tutti i membri. Prima di tutto bisognava pensare al marito, che dopo una dura giornata passata fuori casa cercava solo 3 cose: un bagno caldo, un pasto abbondante e un letto comodo. Poi ci si doveva occupare anche dei servitori, quando la famiglia aveva la fortuna di poterseli permettere. Era compito della sposa dirigere questa squadra e impartire punizioni quando si comportavano male, minacciando gli interessi dei padroni di casa. In poche parole, doveva farli collaborare per il bene della famiglia. Era un po' come una manager col grembiule, con il potere di dare un calcio ai membri del suo team se necessario. Non dimentichiamoci dei bambini, la cui prima educazione spettava alla sposa. L'educazione dei ragazzi fino all'adolescenza era affidata alle donne della casa, come madri, nonne, zie, e la sposa, più che un insegnante di lettura, doveva essere un esempio di virtù e pietà per i giovani. La sposa doveva garantire la convivenza pacifica di tutti questi individui, ciascuno con la propria personalità e le proprie esigenze. Era la signora del regno domestico, la pacificatrice della famiglia. Era necessario che reprimesse la natura diabolica che le era attribuita e che si ispirasse alla Madonna per essere dolce e materna. Un ruolo ancora più importante attribuito alle donne era quello di gestire le risorse familiari. Alle donne veniva riconosciuto il talento nella gestione quotidiana delle provviste, nella sorveglianza e previsione del loro impiego e nelle preparazioni per il loro uso, sempre a condizione però che le donne fossero docili e ponderate. Una brava moglie sapeva regolare sapientemente il flusso delle risorse che gli uomini procuravano dall'esterno e portavano in casa. Questo era un ingranaggio essenziale per far funzionare la società in modo armonioso. Le donne, quando svolgevano appieno il loro ruolo, contribuivano a garantire che i prodotti dell'industria maschile fossero assorbiti senza intoppi nella vita quotidiana. Qualunque eccesso nelle loro spese rischiava di danneggiare l'intero corpo sociale e il complesso degli scambi. Le leggi sul lusso erano lì per preservare l'ordine sociale e si accanivano soprattutto contro gli sprechi femminili. Il ruolo delle donne nella vita domestica era considerato quindi fondamentale per regolare e limitare gli eccessi che provenivano da vanità, ingordigia, lussuria. E la vita domestica guidata dalle donne aveva il compito di regolare e contenere questi impulsi per il bene di tutti. Nel Medioevo quindi le donne avevano un ruolo cruciale nel mantenere l'ordine sociale, anche se dovevano farlo con dolcezza e moderazione. La tranquillità domestica era vista come il riflesso dell'armonia dell'universo e la donna aveva il compito di mantenerla. Ma c'era un piccolo problema: la natura femminile, che secondo il pensiero dell'epoca era falsa, volubile e ingannatrice. La condizione femminile era strettamente collegata alla sua origine biblica. Per i membri del clero, le donne erano l'incarnazione di Eva, che aveva ceduto alle lusinghe del demonio, mangiando la mela e invitando Adamo a mangiarla, causando così la perdizione dell'intero genere umano. Perciò tutte le donne erano tentatrici diaboliche, schiave dei loro istinti più selvaggi. Erano simboli di tentazione con una natura inaffidabile e mutevole, rappresentando tutti i pericoli legati al desiderio carnale e alla materialità. Secondo i dottori e i chierici del tempo, tutti i grandi disonori, vergogne, peccati e spese sono causati dalle donne.
creano grandi rivalità e distruggono grandi amicizie. Questo rimprovero maschile si ripeteva ossessivamente ed era fondato sulla sensazione di essere costantemente imbrogliati dalle donne. Secondo loro, le donne parlavano troppo e la loro chiacchiera toglieva la calma alla casa e faceva trapelare i segreti all'esterno. Il loro spirito litigioso faceva sì che gli uomini si preoccupassero di questioni insignificanti invece di usare la più solida ragione maschile. In sostanza, questi rimproveri erano una reazione all'ansia profonda degli uomini del Medioevo, che vedevano sfumare le loro illusioni di stabilità e autorità nella vita domestica. Le donne erano considerate fragili e inferiori, condannate alla sottomissione all'uomo dalla punizione divina. Bisognava quindi proteggerle e controllarle. E tolti i metodi più coercitivi, come si poteva imbrigliare la natura femminile? Tenere le donne in casa. Una preoccupazione maschile era quella di tenere il più possibile le donne in casa, in un ambiente protetto e controllato. E nella casa stessa le donne bazzicavano in zone adibite a loro, zone ancora più riservate, come la camera, la stanza da lavoro, la cucina, che spesso era posta in cima o ai lati della casa. L'introduzione di una giovane sposa in questi spazi comportava sempre cerimonie che ne sancivano l'ammissione, ma che allo stesso tempo la isolavano dal mondo esterno. Ogni tanto però anche una donna doveva poter pure uscire, ma il suo campo di autonomia era ben circoscritto. Le sue uscite all'esterno infatti dovevano essere limitate a percorsi ben definiti, come la chiesa, il lavatoio, il forno pubblico o la fontana, luoghi che variavano in base alla condizione sociale, ma erano chiaramente delimitati. Questi posti suscitavano curiosità e ansia negli uomini, perché temevano che le conversazioni femminili ivi svolte potessero sfuggire al loro controllo. Era importante quindi che le donne rimanessero a casa, ma terminate le faccende domestiche rimaneva loro del pericoloso tempo libero. Si rischiava che iniziassero a pensare troppo o che volessero andare da qualche parte. Le donne quindi non dovevano stare in ozio, nemmeno se erano abbastanza ricche da permetterselo. Occorreva dunque tenerle occupate in qualche modo, per non rischiare che facessero lavorare troppo il loro cervellino e venisse loro qualche idea ribelle oppure iniziassero a deprimersi. Gli educatori dell'epoca facevano sì che le donne imparassero lavori come il cucito, il filare o la tessitura, in modo da riempire il tempo in cui non avevano altre mansioni da svolgere. Questi compiti servivano a immobilizzare il corpo delle donne, a intorpidire la loro mente e a impedire loro di fantasticare in modo pericoloso per il loro onore e la reputazione familiare. Fin dalla più tenera età le donne erano impegnate in attività come filare, tessere, cucire e ricamare senza sosta. E quanto più nobili fossero le loro origini e quanto più onorabili dovevano essere, tanto meno tempo avevano per giocare, ridere o ballare. Questo atteggiamento veniva giustificato dicendo che il padre doveva insegnare loro un'arte che avrebbe consentito la loro sopravvivenza in caso di povertà. Tuttavia, l'obiettivo principale degli educatori era quello di neutralizzare la presunta natura instabile e fragile delle donne, costringendole a un'incessante attività senza fine. Gli educatori sostenevano che la ragazza, una volta passata in casa del marito, potesse utilizzare queste attività per far passare la malinconia, per non stare in ozio e contribuire in qualche modo. Questa costante attività tessile aveva anche una funzione economica, soprattutto nelle case meno abbienti. Era necessaria per soddisfare le esigenze domestiche di prodotti tessili e anche per cercare di guadagnare vendendoli al di fuori del proprio nucleo familiare. Molte famiglie, specialmente tra i più poveri, cercavano di bilanciare i loro modesti redditi con il frutto del lavoro femminile o con i salari delle donne che lavoravano nelle filande. Sia che fossero al vertice della società o nella parte inferiore della scala sociale,
Le donne non si limitavano a essere confinate e sottomesse ai loro mariti, nonostante i desideri degli uomini. Le donne contadine sudavano duramente nei campi, mentre le artigiane lavoravano nelle botteghe dei loro mariti e talvolta le prendevano in mano dopo la loro morte. La loro determinazione e il loro impegno dimostrano che le donne non si accontentavano di essere solo spettatrici passive nella società medievale. Siamo giunti alla fine di questo video sulla famiglia nel Medioevo, ma non preoccupatevi perché ci sarà in futuro una seconda parte. Vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo qui alla prossima e se volete anche su Instagram. Ciao!